Michele, che sta succedendo? Gli X8 cadono come pere, che facciamo? Chiediamo il rimborso? Li compriamo? Sì? No? Ok ragazzi, ciao amici di X2 Games, benvenuti in questo nuovo video vlog. Io sono Michele e negli ultimi giorni, se siete interessati all'X8 SE, a proposito il mio è qui, è integro, sta bene, avrete letto sicuramente su internet di alcuni esemplari che sembrano essere crashati, caduti all'improvviso mentre erano in volo senza un apparente motivo, e quindi molti di voi si sono preoccupati, mi avete contattato su Facebook, Instagram, Telegram, email e anche da qualche altra parte, anche per strada. No, vabbè, scherzo, però penso sia giusto dirvi cosa è successo, cosa sta succedendo realmente. Vi dico subito ragazzi che potete stare veramente tranquilli, non c'è nulla di serio, di grave, aggiornate tranquillamente. Io ho aggiornato, volo e come vedete il drone è ancora qui per ora. No, a parte gli scherzi ragazzi, la cosa simpatica è che l'anno scorso, esattamente un anno e un mese fa, vi lascio il link del video qui sopra, realizzai un video appunto sul Mi Drone 4K per lo stesso identico motivo. Alcune persone lamentavano dei crash improvvisi in volo dopo un aggiornamento e ovviamente non c'era nulla di reale. Ragazzi, che qualche drone possa cadere ci sta, è sempre elettronica, anche i Mavic 2 Pro da 1500 euro cadono improvvisamente mentre sono in volo, anche i droni della polizia. Lessi qualche mese fa un drone da oltre 5000 euro della polizia su Roma cade all'improvviso perché si fermò un motore, ma è elettronica, è normale che possa succedere. Però ragazzi, negli ultimi giorni c'è davvero molto allarmismo riguardante il Fimi X8 SE e quindi mi sono ovviamente informato, perché lo sapete, io cerco di consigliarvi sempre prodotti di buona qualità e che possano darvi meno problemi possibile. Quindi, cosa è successo ragazzi? Mi sono informato e ho trovato, è un po' sporco il mio Fimi, e questo è un bel problema, ho trovato in alcuni gruppi italiani del Fimi X8 SE, gruppi Facebook, delle testimonianze di Fimi X8 SE che sono crashati improvvisamente in volo senza nessun motivo apparente. Ovviamente a chi è successo? 4 persone, di cui 3 italiani, e già questo mi fa un attimo riflettere sul fatto che noi italiani non riusciamo a stare con le mani ferme al loro posto. Beh, mi sono informato perché non c'era nessun ulteriore dettaglio su questi crash improvvisi, quindi ho esplorato un po' i profili di queste persone a cui sono caduti i Fimi X8 SE in volo, sono andato a ritroso nei loro messaggi e ho scoperto che questi Fimi X8 SE, diciamo che avevano subito qualche piccola manomissione. Uno di questi aveva effettuato un downgrade, o meglio, aveva installato un firmware tarocco per abilitare nuovamente l'FCC e ovviamente questo non l'ha detto quando ha parlato del problema del crash in volo. Altre 2 persone invece avevano adattato le eliche del DJI Mavic Pro, il primo credo, su questo drone, perché gli attacchi sono uguali, però ovviamente le eliche sono diverse e se vai a mettere eliche di un altro drone su questo, se ti cade in volo, se un'elica si stacca, beh, non sorprenderti più di tanto. E questo ragazzi è quello che ho scoperto di 3 persone su 4 che hanno avuto questo problema. Poi ragazzi, che dire? Poi può essere anche successo alla 4ª persona che magari sia accaduto realmente un problema all'elettronica, magari è andata un po' d'acqua nel motore, oppure un ESC si è improvvisamente bruciata. Ragazzi, può succedere, è elettronica, qualsiasi drone può precipitare in qualsiasi momento, però non c'è davvero nessun allarmismo. Potete stare tranquilli ragazzi, io ho avuto modo di aprire questo drone per controllare se qui dentro ci fossero davvero dei sensori e no, non ci sono, però c'è la predisposizione, il che mi fa pensare, e questa è una cosa molto più interessante dell'argomento del video, che in futuro magari uscirà una versione con sensori anticollisione. Comunque ho potuto apprezzare che il Fimi X8 SE ha un'elettronica, delle saldature, un cablaggio veramente di ottima qualità. Non siamo a livelli del Mavic 2,
e cade anche lui però da solo, però siamo veramente su ottimi livelli costruttivi e magari in un prossimo video vi farò vedere questo drone internamente. Non mi ricordo come si chiamino quei video in cui vengono aperte le cose elettroniche, ma potrei farlo se vi interessa. Quindi ragazzi, un semplice vlog fuori programma che ho pensato fosse doveroso fare perché molti di voi erano preoccupati. Ragazzi, volate tranquilli, volate sempre con la testa, non manomettete mai i vostri droni. Vabbè, a volte può venire l'impulso di manomettere, di usare un firmware tarocco per abilitare l'FCC, anche se dovrebbe essere abilitato ufficialmente tra qualche giorno. Però ragazzi, se poi succedono dei problemi, non è colpa del drone, è del pilota, della sua inesperienza sia volontaria che involontaria. Quindi volate sempre in sicurezza ragazzi, è importante. Ricordatevi sempre che questi droni, almeno per quanto mi riguarda, io vi consiglio di non superare mai la distanza visiva quando li utilizzate, perché magari li portate a 400 metri di distanza o di altezza, voi non vedete cosa succede al drone. Può succedere anche che qualche volatile lo colpisca o qualsiasi altra cosa ragazzi. Voi non potete capire quanti fattori possano esserci nella caduta di un drone improvvisa. E nulla ragazzi, è semplicemente volate tranquilli con la testa, non preoccupatevi, questo drone non cade improvvisamente, aggiornate senza problemi. Fimi è stata interpellata da queste persone a cui è caduto il drone, ha detto che controllerà se ci sono problemi con l'ultimo aggiornamento, ma come vi ho detto io ho volato, nessun problema, questo drone è totalmente originale senza modifiche, anche a voi consiglio di fare la stessa identica cosa. Ok ragazzi, spero di avervi chiarito le idee, fatemi sapere se il vostro FIMI X8 SE è caduto o è ancora in volo, cioè è ancora sano. Sicuramente no ragazzi, potete stare davvero sereni. Per farvi capire ragazzi, sul mio gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia, dove siamo quasi 10.000 persone, di cui almeno un centinaio hanno comprato questo drone e nessuno di loro ha fatto modifiche artigianali a questo drone, ovviamente a nessuno è crashato, a nessuno è caduto. In altri gruppi invece, dove sono un po' più libertini, è successo. Tirate voi le conclusioni ragazzi, volate sempre responsabilmente. Se volete acquistare questo drone, come sempre trovate i link qui sotto in descrizione, insieme ai link per entrare nel nostro canale Telegram delle offerte, canale Instagram, gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia. Entrate numerosi, condividete questo video a tutti i vostri amici, così capiranno che non c'è nessun rischio reale. E nulla, un bel like, un commento, una condivisione, iscrivetevi se non l'avete già fatto. Spero di non aver fatto troppi errori e di non aver dimenticato nulla. Questo è tutto, alla prossima, vado a pranzo, ciao ragazzi!